Al mondo esistono oltre 12 milioni di collezionisti d'arte milionari. La domanda è: ma perché utilizzano ancora metodi obsoleti per proteggere e valorizzare le loro opere milionarie? Scopriamo come. Ogni giorno non mancano notizie che riportano il furto, la frode o la scoperta di un falso di grandi opere d'arte. E se da un lato i grandi collezionisti sembrano essere disposti a spendere milioni per acquisire un'opera, dall'altro parrebbero non essere disposti ad investire nella loro protezione insieme a tutta la documentazione a corredo, a supporto che possa dimostrare l'autenticità dell'opera, o ancora in tecnologie preventive a salvaguardia della conservazione e della valorizzazione degli investimenti stessi, quindi della collezione. Oggi esistono tecnologie che possono essere di grande aiuto al collezionista, soprattutto per la conservazione, movimentazione e valorizzazione delle opere d'arte. Se pensiamo al primo caso, quindi alla conservazione del bene, pensiamo a delle tecnologie che permettono, grazie agli infrarossi, di sapere se l'ambiente è adatto ad ospitare queste opere, individuando fonti di calore o di umidità e trovando quindi dei punti critici che potrebbero andare a influire la qualità di vita e quindi l'esposizione andare a rovinare l'opera stessa. Tutto questo è una fase preventiva nella quale si analizza lo status e la sede dove l'opera verrà esposta e potrà essere quindi messa a riparo, grazie anche a questi report, a queste tecnologie, nella sua vita e nella sua esposizione quotidiana. Tutte queste condizioni possono essere attenuate o calcolate con l'utilizzo di materiali speciali. Pensiamo a dei ricercatori di New York che hanno individuato un nuovo materiale, l'alumilite, uno substrato leggero che protegge l'opera dall'umidità, dall'acqua e addirittura anche dagli atti vandalici, quindi perforazione o ancora forti impatti se pensiamo alla sua movimentazione durante il trasporto, altro punto cruciale nella vita di una collezione di un'opera d'arte. Pensiamo quindi alla sua movimentazione. Da un lato gli aspetti tecnici, quindi come muovere l'opera, soprattutto se di grandi dimensioni, metterla in sicurezza, riporla all'interno di strutture e quindi di casseri che possano essere adatti alla sua movimentazione e trasporto, e ancora anche delle tecnologie grazie a dei chip RFID o NFC che permettono il tracciamento dell'opera in alcune fasi della sua movimentazione grazie a delle onde radio. Ovviamente queste tecnologie sono sempre in fase di evoluzione e anche di standardizzazione, da un lato funzionale e dall'altro economico, in quanto oggi possono essere più o meno costose. Ma se pensiamo al valore dell'opera, a volte questo è indubbiamente infinitesimale. Dall'altro pensiamo alla valorizzazione, quindi anche agli aspetti di esposizione, alla tutela del bene. Parliamo quindi di sicurezza, pensiamo al Banksy da poco rubato in Canada, ancora i furti in abitazioni private e uffici. Un dato molto interessante è che purtroppo solo l'1,5% delle opere rubate vengono restituite o comunque ricondotte al proprietario, che dovrebbe far attivare tutte quelle precauzioni fondamentali per proteggere la propria collezione d'arte e anche il proprio investimento. Ma spesso vengono meno anche gli aspetti più quotidiani che dovrebbero essere alla base dell'investimento, ossia la documentazione delle opere d'arte. Pensiamo possa essere un qualcosa di scontato, in realtà tutto quello che può dimostrare che quell'opera è effettivamente autentica e quindi tutto lo storico che c'è dietro l'acquisto, tutte quelle fasi che ci hanno permesso, che ci hanno portato a comprarla e magari in un successivo momento a venderla, è anche questa una parte debole, perché spesso cosa succede? L'opera si trova nello studio, il certificato di autenticità o la fattura si trova in un altro, magari nella casa al mare o in un altro stato, questo per evitare di perderlo, poi in realtà si trasforma in una perdita durante un trasloco. Quindi vi è una concreta occasione di dover purtroppo ripartire da zero nel creare di nuovo lo storico della vostra stessa opera, con ingenti spese, in base ovviamente al valore dell'opera stessa, di ricostruzione, di richiesta di autentica agli archivi, di recupero delle informazioni e di validazioni delle stesse. Anche qua la tecnologia ci aiuta. Oggi esistono soluzioni tecniche, piattaforme e sistemi gestionali. Pensiamo ad ArtRights, che nasce prevalentemente per la tutela e la conservazione dello storico delle opere d'arte. Quindi documenti che permettono di avere il backup e la documentazione immediatamente a disposizione, che sia esso tramite telefonino, iPad o computer, e che ci possa permettere di aggiornarle in tempo reale o ancora di condividerle con tutti gli stakeholder, siano essi operatori del settore, quindi pensiamo all'assicurazione, ai trasporti o alle gallerie, o ancora in caso di prestito poter inviare con un'email tutta la documentazione in maniera sicura, in completa privacy e soprattutto tutelando e conservando queste informazioni. Quindi siamo riusciti ad avere quell'opera che tanto desideravamo.
quest'opera vale milioni e ora non possiamo perderci proteggendola con una cornice scadente o ancora documentando la sua storia con un foglio di Excel oppure movimentandola in una scatola di cartone. La tecnologia ci aiuta in questo, oggi è possibile e tu sei pronto a proteggere la tua arte?